Ciao ragazzi, mi chiamo Martina e benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio vedere finalmente il mio naso a 7 mesi dalla mia rinoplastica. L'ultimo video che ho postato sul mio naso risale a circa giugno del 2023, quindi l'ultimo aggiornamento è a circa una settimana dopo la mia operazione. Perché ho tardato tanto per postare questo video? Il mio post-operatorio non è stato facilissimo, ovviamente non ho avuto grandi problematiche che hanno rallentato la mia recuperazione. Il mio grande problema è sempre stato il gonfiore, infatti il naso non si è sgonfiato fino a circa un mese fa, quindi a 6 mesi dopo l'operazione. Prima di mostrarvi com'è il mio naso adesso, ho pensato di mostrarvi delle foto facendovi vedere com'è stato il mio processo di guarigione. Come avete potuto vedere dal video precedente che vi lascio qui in descrizione, il mio post operatorio immediato è stato passeggiare per le vie di Istanbul. Vi lascio il video conoscendo Istanbul anche qui nella descrizione. Qualche giorno dopo mi sentivo talmente bene che decidemmo di andare a visitare la bellissima regione della Cappadocia. Il video conoscendo la Cappadocia lo trovate anche qui in descrizione. Camminare mi ha fatto benissimo, infatti mi ha aiutato tantissimo a drenare tutti i liquidi e a farmi sentire molto meglio. Ovviamente ho sempre utilizzato il cappello per coprire il volto e la protezione solare come mi aveva consigliato il medico mentre ero ancora in ospedale. Dopo aver lasciato la Turchia, io ho sempre mantenuto durante questi ultimi 7 mesi un contatto costante su WhatsApp con il gruppo medico e particolarmente con il dottor Tolga. Mensilmente io gli ho sempre inviato delle foto con degli aggiornamenti su come si vedeva il mio naso e il dottore mi rispondeva sempre con un commento, comunque dandomi dei consigli su come poter velocizzare questo processo di guarigione e soprattutto nel mio caso come poter far sgonfiare il naso più velocemente. Nonostante io dormissi sempre con i cerotti chirurgici e al mattino facevo massaggi drenanti per cercare di sgonfiarlo, addirittura ho anche comprato un roll con il ghiaccio, il mio naso era costantemente gonfio. Dopo i massaggi durava circa un'oretta drenato e poco dopo si andava gonfiando sempre di più. Addirittura anche per andare al supermercato, per fare qualunque cosa, io preferivo uscire di casa con i cerotti. Questo problema diciamo che non mi preoccupava durante i primi mesi della mia recuperazione perché sapevo che la recuperazione della rinoplastica è un processo lungo. Una volta però arrivati a 6 mesi dopo l'operazione, quindi circa a dicembre del 2023, ho iniziato a preoccuparmi perché il processo di recuperazione dura circa un anno e io ero a 6 mesi e non vedevo nessuna novità. Disperatissima ho iniziato a cercare su internet e mi sono resa conto che molti ragazzi e molte ragazze nella mia stessa situazione ricorrevano alle iniezioni di cortisone. Ovviamente prima di prendere qualunque decisione ho mandato un messaggio al medico che anche lui considerava queste iniezioni di cortisone una possibilità. Infatti fu alla fine di dicembre del 2023 che ebbi la bellissima notizia che avrei avuto la possibilità di rivedere di nuovo il mio chirurgo in persona. Infatti il dottor Tolga mi disse che alla fine di gennaio del 2024 avrebbe avuto la possibilità di viaggiare a Milano e quindi incontrare alcune delle pazienti che avrebbero voluto vederlo. Io ovviamente mi sono iscritta per prima perché avevo tantissima voglia di vederlo e soprattutto tantissima voglia di risolvere questo problema con il mio gonfiore. Riassumendo, quindi, il dottore mi disse di aspettare il nostro consulto e in base a quello che lui avrebbe visto quella giornata avrebbe deciso se continuare o meno con le iniezioni di cortisone. Vi mostro adesso qui le clip che ho girato mentre ero a Milano e durante il mio consulto con il dottor Tolga.
Sono a Milano Centrale, la stazione centrale di Milano. Sono arrivata con la metro e adesso sono circa le 8:30. Il mio appuntamento è alle 9:15, ma ero troppo ansiosa per rimanere a casa. Sembra che lo studio che hanno affittato per il dottor Tolga sia proprio dietro alla stazione. Andiamo insieme? Siamo appena arrivati nello studio. Io sono la seconda, la ragazza che era qui con me è già entrata. Vi faccio vedere di nuovo il naso di profilo. Di fronte, dal basso, e questo è l'altro profilo. Devo dire la verità, sono molto ansiosa. Vediamo che cosa mi dice il medico. If it's tough, it means the cartilage stayed high. But if it's soft, it's just like I told. Yeah, this is an inflammation. I brought steroid Kenalog to make you, to inject you. It will be very helpful. At first it was very hard, but then At first, the sono troppo contenta, infatti non riesco a smettere di sorridere. Finalmente ho incontrato di nuovo il dottore. Come vi ho commentato prima, ero molto ansiosa, ero molto preoccupata dal fatto che il mio naso non si stesse sgonfiando. Avevo anche pensato che fosse un inizio di fibrosi, che se cercate su internet è una reazione naturale del corpo ad un taglio. Cioè il tuo corpo inizia una cicatrizzazione molto forte che può portare in alcuni casi, come quello della rinoplastica, a cicatrizzare il naso in modo errato. Soprattutto si danno quei casi in cui il naso rimane storto poi per sempre e l'unica soluzione è quella di rioperarsi. Io avevo molto paura di questo. Quando appena sono entrata, come avete visto, mi ha rassicurato toccandomi e dicendo che questo gonfiore era morbido. La morbidezza del gonfiore è un segnale che non si tratta di fibrosi, che al contrario la fibrosi è molto dura, e questo poteva essere facilmente soluzionato con delle siringhe di cortisone. E questa sono io a circa 2 settimane dopo l'iniezione di cortisone. Devo dire la verità, io sono troppo felice, infatti finalmente riesco a vedere il mio volto come l'avevo sempre sognato e soprattutto non mi vergogno più di uscire senza cerotti. Vi faccio adesso vedere il naso da diversi angoli. Questo è il mio naso di fronte. Come potete vedere la punta è ben definita. Questo è uno dei lati e vi faccio vedere anche l'altro. Sono molto contenta, infatti non riesco a smettere di sorridere. Spero veramente che il video vi sia piaciuto e io sono molto contenta di finalmente averlo postato. Se ti è piaciuto il video non dimenticare di lasciare il tuo like e lasciare qui sotto un commento e magari condividere il video con qualcuno che è interessato a farsi una rinoplastica in Turchia. Non ti dimenticare soprattutto di iscriverti al canale perché ci saranno tantissimi nuovi video. Grazie di nuovo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!